Un saluto a tutti. Ho registrato questo video per parlarvi di una storia molto importante per quello che è il proseguio delle vicende della guerra in Nord Africa e riguarda il furto del Black Code. Il furto del Black Code. Cos'è il Black Code? Il Black Code è il codice che permette di decrittare le comunicazioni segrete tra i militari americani e il Dipartimento di Stato appunto durante la Seconda Guerra Mondiale. A settembre del 1941, quando ancora gli Stati Uniti non erano entrati in guerra, il Servizio di Informazioni Militari Italiano, il SIM, riesce a intrufolarsi nell'ambasciata americana, rubare il Black Code, scansionarlo e riporlo nella cassetta di sicurezza dove si trovava prima che gli addetti militari americani se ne accorgessero. La cosa permetterà agli italiani di poter intercettare le comunicazioni appunto americane tra i militari americani. Questo diventerà importante nel dicembre del 1941 quando gli Stati Uniti entreranno in guerra ed invieranno un loro osservatore nella figura del colonnello Feller al Cairo per aggiornarli riguardo ai piani e le strategie dell'esercito britannico in Nord Africa. Ecco quindi che le truppe dell'asse riusciranno ad avere un'informazione preziosissima per tutto quello che riguarda la guerra in Nord Africa e la Marina italiana, anche lei, riuscirà ad avere delle informazioni circa l'entità dei convogli che i britannici metteranno in campo per rifornire appunto l'esercito che stava combattendo in Nord Africa. Bene, nel corso dei mesi quindi assistiamo al dispiegamento delle grandi capacità tecniche, strategiche e intuitive di Rommel, ma accanto a questo i britannici incominceranno ad avere il sospetto che tutta questa abilità del loro avversario fosse dovuta anche a una falla nel loro servizio di informazioni. Incominceranno a cercare le possibili gole profonde, perché evidentemente il primo sospetto è rivolto a un tradimento, appunto a un informatore nelle loro file, e quando durante la prima battaglia di El Alamein, un battaglione di comunicazione tedesco sarà coinvolto in uno scontro a fuoco con un gruppo britannico, avendone la peggio, i britannici recupereranno dei documenti riservati dell'esercito tedesco nei quali si faceva esplicito riferimento alla fonte Fellers. Quindi avranno la prova che chi comunicava le informazioni riguardo al loro esercito ai tedeschi era riconducibile al colonnello Fellers del Cairo. Chiaramente comunicheranno la cosa all'esercito americano, che provvederà a richiamare il colonnello Fellers dal Cairo negli Stati Uniti, dove sarà posto sotto processo, ma chiaramente sarà scagionato da tutte le accuse perché il colonnello Fellers non sapeva di essere intercettato e quindi forniva agli eserciti dell'asse delle informazioni inconsapevolmente. Ed ecco quindi che, ritornando alla nostra storia, ci troviamo a un punto molto cruciale della guerra in Nord Africa, in un momento in cui a Rommel viene privato, viene tolto il principale canale di informazioni riguardo all'esercito britannico. Quindi da questo momento in poi Rommel sarà, tra virgolette, cieco rispetto a quelle che sono le intenzioni e i piani, le strategie, le novità circa l'esercito britannico, e si troverà ad affrontare appunto la seconda battaglia di El Alamein, che passerà alla storia come battaglia dell'Alamaifa, privato di questo sostegno importantissimo per
l'elaborazione delle proprie strategie. Ecco dunque che vi invito magari a rivedere i video che ho creato sulla seconda guerra mondiale, in particolare in Nord Africa, anche alla luce di questo nuovo dettaglio che vi ho dato, e vi rimando al video che sto creando, che uscirà a breve, inerente alla battaglia dell'Ala Haifa. A tutti quanti auguro una buona giornata e un saluto dalla grande storia animata.